Ciao a tutti amici del Toro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, la lettura di oggi è una lettura senza tempo, ovvero ha una validità di 3 mesi da quando l'ascoltate. Se però volete monitorare come è andata, diciamo, l'evoluzione del vostro karma in questi ultimi mesi, tenete presente che ho già pubblicato letture di questo genere, una a maggio e una a gennaio. Le trovate nella playlist dell'oroscopo mensile scorrendo parecchio in basso col dito, ok? Dovete andare un po' in giù. Bene. Mostrami Toro, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre e abbiamo la carta dell'appeso, amici del Toro. Periodo riflessivo probabilmente, periodo che vi porta a vedere le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione. Potrebbe anche far riferimento all'accettare un qualche tipo di situazione o magari di persona, sapete, quando si arriva alla conclusione che la persona è così e che bisogna o prendere o lasciare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai video per le previsioni del secondo semestre del 2024. Ce ne sono 4, uno è generico, uno sull'amore, uno sulla crescita spirituale e uno sul lavoro. E poi sempre in descrizione c'è anche il link, ci sono i link dei corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è metafisica base, quindi chakra, per farmi capire, e l'altro è un corso di tarocchi base. Bene, andiamo a vedere che movimento energetico a livello karmico c'è per il prossimo trimestre per gli amici del Toro. Partiamo con un 6 di spade, cavaliere di spade, re di spade, abbiamo l'eremita, regina di coppe, imperatore, gli amanti e il 2 di coppe. Allora, è ben chiara questa lettura per me. Tutto il movimento, adesso poi andiamo a specificare ogni carta, però tutto il movimento che andrete a vivere nel prossimo periodo, ragazzi, sarà giustamente con la carta dell'appeso per riuscire a vedere le cose da un altro punto di vista, per crearvi nuove idee, per creare una nuova vostra verità che vi porterà a una maggiore stabilità. Guardate, due di coppe, una maggiore stabilità, una maggiore concretezza e anche sicurezza in voi stessi. Però andiamo a vedere carta per carta. Iniziamo con il 6 di spade. Allora, qui abbiamo un fante di coppe e un 7 di coppe. Allora, per qualcuno potrebbe esserci stato un movimento di tipo proprio fisico o di tipo mentale. Adesso dipende dalla situazione di ognuno. Diciamo che avendo queste due carte sotto ho come la sensazione che si siano aperte delle possibilità o vogliate aprirvi delle possibilità partendo dal cambiare il vostro modo di pensare, perché il 6 di spade, ragazzi, è proprio una carta collegata a quello che abbiamo imparato dalla madre, prima di tutto, nell'infanzia.
Certe volte parla anche di problemi che o è ora di lasciarsi indietro o insomma ci si vuole lasciare indietro. Però siccome queste sono carte di nuovi inizi, di apertura, di possibilità, di entusiasmo e via dicendo, ho l'idea che potrebbe esserci come un'apertura nella vostra testa proprio su, ok, che cosa voglio di più, come posso migliorare, qui è proprio il come posso vedere le cose da un altro punto di vista. Andiamo a vedere il Cavaliere di Spade. Abbiamo un 6 di coppe e un asso di coppe. Allora, il 6 di coppe mi richiama, se lo collego anche al 6 di spade, e anche all'asso di coppe. Guardate, ho come la sensazione che potrebbe esserci qualche progetto, qualche idea magari che vogliate rimettere in pista. Qui ci potrebbe anche essere un'offerta da parte di qualcuno e la cosa che noto è che qui abbiamo spade e qui abbiamo solo coppe. È come se ci fossero dei pensieri da riformulare, delle credenze da riformulare per quello che riguarda le emozioni, quello che io provo, come vedo le relazioni, come vedo l'emotività, come è giusto aprirsi, come è giusto andare avanti. Andiamo a vedere il Re di Spade. Allora abbiamo un Re di Bastoni e un 2 di pentacoli. Qui si tratta di fare chiarezza mentale e di prendere in mano la situazione. Tenete anche presente che quando c'è un 2 di pentacoli sì, si parla di qualche tipo di ciclo che si ripete e ho come la sensazione che si debba o tagliare questo ciclo, considerato che abbiamo un Re di Spade. Qui potrebbe anche essere semplicemente il cercare il modo giusto per organizzare quest'idea che state portando avanti, questo cambio che state portando avanti. Ragazzi, per qualcuno la lettura mi vibra molto a una persona che potrebbe ritornare dal passato o che potreste raggiungere anche, come se ci fosse qualche tipo di tema affettivo in mezzo. Andiamo a vedere la carta dell'eremita. Però ho proprio la sensazione Cavaliere di Spade. E 9 di coppe. Vedendo due volte il Cavaliere di Spade ho come la sensazione che qualcuno abbia della rabbia repressa. E qui è un po' come se con la carta dell'eremita vi dicessero andate a scovare da dove arriva questa rabbia e cercate l'appagamento, cercate la pace. Con la carta dell'eremita vi invitano un po' a... è una carta di qualcuno che va per la sua strada da solo e affronta un'avventura di autoconoscenza in completa solitudine e lo fa perché ha l'esperienza necessaria per farlo. Quindi io ho la sensazione che si tratti solo di fermarsi un attimo, di prendersi un momento di tempo e di, diciamo, passare al vaglio un po' tutti questi pensieri, queste forme pensiero legate magari a una persona nello specifico o legate alle relazioni, come vi dicevo prima. Potrebbe anche essere inerente una persona in particolare. Adesso andiamo a vedere la regina di coppe. Perché poi ho come l'idea che dopo questo momento eremita, guardate, imperatrice,
Wow, imperatrice e 7 di pentacoli. Entrerete come in una fase più empatica, più materna, più comprensiva, più accogliente. Materna vale sia che siate uomini sia che siate donne, che lo dico per chi è poco che segue il canale, ma le altre persone lo sanno. Però comunque come questa energia di accoglienza, di caldo, di calore, di focolare. Ho come l'idea che questo momento di solitudine che potreste vivere o che potreste cercare, se non è un momento di solitudine può anche essere solo un momento di autoanalisi, vi porterà ad essere proprio più comprensivi con il mondo esterno, ma anche con voi stessi. E vi dico, poi si arriva a quest'imperatore come se ci fosse una maggior stabilità da parte vostra, sia da un punto di vista concreto, sia da un punto di vista mentale, sia da un punto di vista caratteriale. Allora abbiamo un fante di bastoni, un 7 di bastoni, un fante di spade, un 4 di pentacoli e la temperanza. Infatti lo sento un periodo molto stabile dove comunque è come se riusciste a ricalibrare un po' l'idea romantica che avevate prima delle relazioni. Probabilmente avete vissuto in infanzia qualche tipo di questione che vi ha fatto integrare delle dinamiche di comportamento, dei pensieri, tipo vedendo i vostri genitori cioè, avete capito, avete integrato che magari, non lo so, è l'uomo che butta fuori la spazzatura, per buttarvene lì una. E invece c'è bisogno di ricalibrare gli equilibri, ma sento che diventerete più amorevoli, sia nei confronti di voi stessi che nei confronti degli altri, e questo vi darà più potere, vi darà più stabilità, più equilibrio, diventerete più osservatori e ho come la sensazione che inizierete anche a mettere dei paletti, cioè invece di magari fare qualcosa per poi aspettare, magari anche controvoglia, perché vi aspettate il riconoscimento dall'esterno e questo non arriva, qui sarà più la fase dove, ok, faccio fin dove arrivo, e lo faccio incondizionatamente, come una madre fa qualcosa per i figli senza aspettarsi niente in cambio. Nel momento in cui non me la sento, sono libero di mettere i miei paletti, di difendermi, di dire di no. Guarda, non ce la faccio in questo momento. È lì che cambiano un po' gli equilibri nel darsi o nel porsi all'interno delle relazioni. È come se acquisiste più, ecco, abbiamo la carta degli amanti qui alla fine, più amor proprio, senza scendere a compromessi con nessuno. Andiamo a vedere gli amanti. Asso di denari. 9 di pentacoli, regina di coppe nuovamente, mago e 5 di coppe. Sì, definitivamente sento che tutto questo percorso servirà per farvi diventare più autonomi, per farvi iniziare un nuovo tipo di realtà, perché con maggior sicurezza in voi stessi, anche i passi che andrete a fare, tutto quello che andrete ad iniziare sarà in modo autonomo, indipendente, e considerato che qui abbiamo un asso di denari, ragazzi, sento che potrebbe esserci veramente un nuovo inizio, c'è anche il mago, un nuovo inizio concreto. Qui è più emotivo, forse è il ok, mi devo rendere conto che così non funziono, come penso non mi funziona, sto creando una realtà che non mi piace, cambio il modo di pensare, il modo di muovere le idee, individuo quello che mi fa stare bene o quello che penso, perlomeno mi possa far star bene, in un certo senso diventando anche più madri di se stessi ed essendoci anche l'appeso, vi invitano anche a perdonarvi e da lì è come, ok, ho una forza diversa dentro, sono più sicuro di me e di conseguenza so quanto dare e so quando è ora di non dare.
e questo mi rende più forte, più potente, più sicuro di me. Non avete un 5 di pentacoli, quindi non penso che sia il vostro caso, però sì, forse qui è più una cosa di non scendere a compromessi. Sento molto questo movimento emotivo che dà un'ideologia un po' infantile dell'amore, un po' romantica, un po' troppo a cuoricini, si trasforma e diventa qualcosa di più maturo. Tenete presente che qui avete imperatore, imperatrice, avete amanti, ci sono tante coppe, quindi non nego che per qualcuno potrebbe proprio essere una questione con una persona in particolare, potrebbe essere un partner o potrebbe essere un familiare con il quale cambiano le relazioni e cambiano le dinamiche in meglio, eh. Cioè, in realtà non sento che ci siano screzi o cose per lo stile, è semplicemente come se ad un certo punto cambiasse modo di vedere le cose. Sento anche che sarà compito di questo trimestre per voi imparare a gestire le cose con determinata flessibilità. So che è strano quello che ho appena detto, ma l'ho sentito così. È tipo, mi faccio le regole, ma sono abbastanza pronto e determinato ad essere flessibile in qualsiasi momento. Cioè, se la regola non viene rispettata, ho subito il piano B dietro e non mi scompiglio tutta la giornata o tutto il lato emotivo, se succede un imprevisto. Va bene ragazzi, andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Bellissime carte. L'integrazione e abbondanza. Hanno anche un po' gli stessi colori. Ho come la sensazione che sì, vi dicano di integrare l'abbondanza. Tecnicamente, ragazzi, l'amor proprio è collegato al terzo chakra ed è anche collegato al flusso di denaro. Più una persona ha l'amor proprio, non è l'unica cosa che influisce, però è un fattore importante che influisce sul flusso economico, è il come sta il nostro terzo chakra e il nostro amor proprio. Più noi abbiamo amor proprio, più è facile che il nostro conto in banca stia bene. Meno amor proprio abbiamo, più è facile che il nostro conto in banca sia in oscillazione, sempre con alti e bassi, magari più verso il basso che verso l'alto. Quindi sento che il periodo è proficuo per farvi salire sia l'amor proprio che direi anche il conto in banca, e sinceramente, cioè ci sono delle buone prospettive, vedo che si muovono delle cose, anche perché poi qui giustamente abbiamo questa carta che è un re di pentacoli, che è proprio la carta dell'abbondanza, ma poi avete qui anche l'imperatrice, avete l'imperatore, avete un asso di denari, avete un 9 di pentacoli, quindi la sento molto molto positiva. Va bene ragazzi, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Fatemi sapere se la lettura vi è stata utile, almeno per, non lo so, riflettere. E se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video. Se avete piacere potete anche fare una donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi invito a scrivermi una mail, così io vi mando la lettera di presentazione dove spiego come faccio il lavoro sulle credenze limitanti, mentre se invece preferite andare a vostro ritmo, potete sempre abbonarvi al canale. All'interno dei video degli abbonati parlo sia di argomenti di metafisica che di come pulire i chakra fondamentalmente. Sono 4 playlist per ora, sono numerate, sono in ordine di come andrebbero ascoltate. E comunque, insomma, se avete bisogno di informazioni mi potete contattare. Detto questo, di nuovo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!